Qualche giorno fa mi sono imbattuto in questa lunga conversazione tra Ali Abdaal e Matt Davella, che sono due youtuber inglesi importanti nel mondo della produttività e della crescita personale. Entrambi hanno iniziato seriamente su YouTube intorno al 2017 ed entrambi hanno costruito grandi canali, venduto corsi e assunto dipendenti, creando di fatto delle vere aziende. A un certo punto però hanno preso due direzioni completamente diverse. Ali ha continuato a crescere, Matt invece ha ridotto quasi tutto. E ascoltando questa conversazione mi sono reso conto che questo discorso non vale unicamente per YouTube, ma riguarda chiunque voglia diventare imprenditore, raggiungere la libertà finanziaria o costruire qualcosa di grande. Perché dietro i vantaggi del successo spesso esiste comunque un costo che forse tutti trascuriamo e non è un costo economico. Ciao, sono Badr, sono un ingegnere e nella vita faccio l'imprenditore. In questo canale parlo di finanza, soldi, università e della vita in generale. E in questo video vorrei ragionare con voi sul costo del successo partendo proprio da questa conversazione che ho visto qualche giorno fa su YouTube. Comunque, se conoscete l'inglese e avete 2 buone ore da spendere, vi consiglio altamente di guardarla. Partiamo da Matt. Matt ha iniziato a pubblicare video nel 2017 e per circa un anno e mezzo ha ottenuto risultati molto modesti. Poi dice che pubblica un breve video sul suo appartamento minimalista e quel video ha iniziato a sfondare, raggiungendo velocemente centinaia di migliaia di visualizzazioni e oggi superando addirittura il 1.000.000. E da quel momento il suo canale è esploso, sono aumentati gli iscritti, i ricavi, naturalmente anche la dimensione delle sue attività, tanto che Matt arriva a dover assumere delle persone. Per alcuni periodi dice che ha avuto circa 5 dipendenti e una decina di collaboratori freelance. Come fanno tanti youtuber, lancia anche lui un corso sul come creare dei video su YouTube e al lancio fa dei numeri fantastici. E tutto questo per lui rappresenta un periodo facile e molto felice. Ma al lancio successivo di questo corso il fatturato si dimezzò, poi si dimezzò ancora e poi ancora. Nel frattempo però le spese continuavano ad aumentare, gli stipendi chiaramente non si dimezzavano assieme ai ricavi e la struttura che aveva creato aveva iniziato a mangiare più denaro di quella che riusciva a generargli e questa situazione ha portato Matt a vivere in un momento molto difficile, tanto che queste sue preoccupazioni hanno iniziato a somatizzare. Infatti ha iniziato ad avere forti attacchi di panico, dolore e pressione al petto, tanto che è arrivato ad un periodo in cui sentiva che da un momento all'altro avrebbe avuto sicuramente un infarto e quindi quel sogno perfetto che pensava di aver raggiunto era diventata per lui una fonte costante d'ansia ed assieme alle preoccupazioni anche la tipologia di lavoro era cambiata. Lui infatti, come molti creator, aveva iniziato per trasmettere la sua creatività sul canale, ma poi si è trovato invece a dover creare perché c'erano delle persone che dipendevano dal suo rendimento e così si è trovato a dover ridimensionare il tutto e lo ha fatto riducendo la squadra, tagliando in parte le spese e rallentando la produzione. Anche perché per la sua tipologia di contenuto lui impiega anche 40-50 ore per un singolo video, ma almeno sta recuperando il piacere che provava all'inizio nella produzione di questi contenuti. Ali invece ha seguito una strada opposta, infatti lui ha costruito una grande struttura con numerosi dipendenti e vende diversi corsi, sia per chi vuole creare contenuti che per chi vuole formarsi finanziariamente. E nella chiacchierata lui racconta che la sua azienda sostiene circa 2 milioni di costi ogni anno e questi sono costi fissi e quindi ogni anno i primi 2 milioni che guadagna non sono di fatto un guadagno, ma servono semplicemente a dar benzina alla macchina complessiva. Matt invece, dopo aver ridimensionato la sua struttura, ha invece poche migliaia di dollari di spese aziendali al mese. E quindi la domanda è: chi dei due è più libero? Quello che fattura di più oppure quello che ha bisogno di meno? Spesso siamo abituati a misurare il successo attraverso il fatturato. Infatti un imprenditore che fattura magari 10 milioni ci sembra automaticamente più ricco e più libero di uno che ne fattura uno, ma in verità il fatturato da solo non rappresenta nulla. Quello che conta davvero piuttosto è quanto ti rimane di quello che hai fatturato, quanto rischi per ottenerlo e soprattutto quanto sei obbligato a continuare a guadagnare. Infatti è importante capire che quando un'azienda cresce anche i costi crescono e a un certo punto non puoi neanche più permetterti di tornare indietro ed arriva una fase in cui non cresci più perché vuoi, ma piuttosto cresci perché fermarti è pericoloso. E per questo Ali racconta che molti dei suoi pensieri legati all'attività finiscono sempre nella stessa paura. E se finissimo tutti i soldi? E quindi nonostante il successo, i milioni di fatturato e il pubblico enorme che si è costruito negli anni, quella paura continua a esistere perché
quando hai una struttura costosa, non importa quanto hai guadagnato lo scorso anno, ma devi continuare a generare potenzialmente all'infinito. E in un passaggio della conversazione, Ali racconta di essere andato a Sydney per trascorrere del tempo con la famiglia della moglie, eppure in quella che doveva essere una vacanza, quasi ogni sera si ritrovava in riunione fino alle 11 per cercare di risolvere i problemi del personale dell'azienda. E una cosa simpatica che dice Ali, che tra l'altro lui è un dottore, è che aveva lasciato il suo lavoro tradizionale per ottenere libertà geografica e temporale e poter quindi lavorare quando voleva e da qualsiasi parte del mondo. Il problema invece è che ora deve lavorare da qualsiasi parte del mondo. E a questo punto sorge una domanda spontanea: quando è che è abbastanza? Ali infatti ha guadagnato abbastanza da poter vivere molto bene, ma per poter smettere completamente di lavorare dovrebbe ridurre il proprio stile di vita, rinunciando ad alcune comodità a cui ora si è abituato, viaggiare diversamente, ridurre le spese. Matt invece già ora ha costruito una vita più frugale, costi aziendali per i suoi numeri praticamente inesistenti e sostiene che per il suo stile di vita teoricamente la sua famiglia potrebbe vivere anche solo con lo stipendio della moglie, che sicuramente non è uno stipendio importante come il suo, e questo ha ridotto notevolmente la pressione che sentiva sulle spalle. Naturalmente non significa che tutti dobbiamo vivere in modo minimalista o rinunciare alle nostre ambizioni, e sicuramente non intendo nemmeno dire che guadagnare tanto sia sbagliato, anche perché la crescita nel tuo percorso può essere estremamente divertente e stimolante. E per chi come me è un appassionato di videogiochi, costruire un'azienda, assumere persone, raggiungere nuovi obiettivi può essere paragonato a giocare a un videogioco a un livello di difficoltà sempre maggiore. Ma il problema nasce principalmente quando non riesci più a capire il perché stai continuando. Stai crescendo perché ti diverte, perché vuoi creare qualcosa di grande, perché vuoi cercare di portare un impatto sul mondo, oppure perché non puoi più permetterti di fermarti e la tua opinione di te stesso dipende ormai solo dai numeri che generi. E quindi il successo non è pericoloso perché offre troppo, piuttosto diventa pericoloso perché continua a spostare il significato della parola abbastanza. Infatti, se il tuo unico obiettivo sono i numeri, oggi magari vorrei guadagnare 3.000 euro al mese, ma un domani diventeranno 10 e poi vorrei raggiungere il milione e una volta raggiunto ne vorrei sempre di più. E di fatto ogni traguardo che doveva renderti finalmente soddisfatto diventa semplicemente il punto di partenza per il traguardo successivo. Comunque, poi continuando la conversazione arriva quella che secondo me è la parte più interessante, ed è la parte che riguarda il rapporto di ognuno dei due con la propria famiglia. Dopo essere diventato padre, Matt ha completamente cambiato il modo di guardare il lavoro. Infatti, prima la sua vita ruotava intorno alla produttività. Il lavoro veniva sempre prima e tutto il resto doveva adattarsi, ma dopo la nascita dei figli, la famiglia è diventata il centro della sua vita e il lavoro ha iniziato a occupare gli spazi rimasti disponibili. E secondo Matt, nella vita ci sono 3 grandi aree da dover gestire: famiglia, lavoro e salute. E lui dice che ne puoi gestire soltanto 2 bene contemporaneamente. E quindi la genitorialità gli ha fatto comprendere che non voleva più sacrificare tutto solo per crescere con le sue attività. D'altro canto, Ali la vive in modo differente. Infatti la genitorialità per lui l'ha portato a lavorare ancora più intensamente proprio per garantire alla famiglia una vita privilegiata e sicura. E la cosa più divertente è che entrambi potrebbero pronunciare la stessa frase ed avrebbero ugualmente ragione: lo faccio per la mia famiglia. Chiaramente qui bisognerebbe farsi un'autoanalisi di coscienza e chiedersi: ma lo sto facendo davvero per la famiglia o semplicemente per nutrire il mio ego? Poi la conversazione continua e si arriva a parlare del costo invisibile del successo. Infatti il costo del successo non è soltanto il denaro necessario per mantenere ciò che hai costruito, ma è anche il modo in cui il successo cambia la tua identità. Infatti Matt racconta che durante la crescita essere un grande youtuber era diventato parte di ciò che pensava di essere, e se il canale non cresceva o non portava le visualizzazioni che si aspettava, iniziava a dubitare della propria identità. E questo è un parallelismo che vedo molto nel mondo imprenditoriale. E all'inizio possiedi un'azienda o un'attività, ma poi lentamente è l'azienda a possedere te e il tuo umore inizia a dipendere unicamente dal fatturato e dai risultati. Le vacanze per staccare te le regali soltanto se tutto continua a funzionare, e la tua capacità di stare tranquillo e di goderti la vita dipende unicamente dai risultati. Ed è qui che le manette diventano difficili da vedere, perché sono fatte di cose che la società considera positive: denaro, prestigio, continua crescita, produttività e ambizione personale. E quando sei in quel mondo, nessuno ti guarda e pensa che tu
tu ne sia prigioniero, ma ti guardano pensando che tu abbia vinto. E ora vorrei concludere chiedendomi, ma quindi bisogna smettere di crescere? Bisogna rinunciare all'ambizione? Raggiunti dei risultati soddisfacenti, bisogna licenziare tutti e cercare di vivere nel modo più frugale possibile? No, non necessariamente. Piuttosto, la lezione che si può trarre da questa conversazione è che ogni tipo di successo crea un tipo differente di problema. E se da una parte la grande struttura può permetterti di creare progetti enormi, lavorare con persone brillanti e avere un impatto molto più ampio, una struttura più piccola può offrirti controllo, leggerezza e libertà. E quindi non esiste una soluzione valida per tutti, ma ognuno di noi dovrebbe semplicemente farsi questa domanda: stai costruendo qualcosa che desideri davvero, oppure stai costruendo qualcosa che sarai costretto a mantenere? Perché si può essere prigionieri anche all'interno di una villa e si può essere poveri anche fatturando milioni, e si può raggiungere il successo per poi scoprire che la cosa più difficile non è stata costruirlo, ma piuttosto la libertà alla quale dobbiamo rinunciare per non perderlo. E quindi forse il vero successo non è il poter comprare tutto, ma piuttosto il poter dire ho abbastanza, che si ha ancora del tempo, la salute e le persone con cui goderselo. Se il video ti è piaciuto, sei interessato ad altri contenuti come questo, allora ti chiedo di lasciarmi un like, magari un commento e pure di iscriverti, che questo è il modo più semplice per sostenere il canale. E detto ciò, ci vediamo la prossima settimana. Ciao!